Benvenuti nella seconda parte dedicata a Atoms di Baby Audio, quel sintetizzatore, quel generatore di suoni un po' particolare che ci permette di generare, come abbiamo sentito nella prima parte, suoni abbastanza diversi, ok, da quelli che troviamo in synth analogici digitali, quelli diciamo emulati, abbastanza come dire standard. Qui siamo suoni un po' diversi, quasi non terrestri, ok? Quindi andiamo a vedere in questa seconda parte ovviamente tutti i parametri che possono andare a modificare e creare ovviamente un suono nuovo. Quindi vi lascio al video e ci vediamo alla fine. Il primo parametro è Chaos, praticamente mette un po' di confusione, ok, tra le molle, tra gli atomi, perché praticamente permette di contrarsi ed espandersi urtandosi tra di loro, quindi molto carino l'effetto, aggiunge ovviamente anche una dissonanza, un po' di stonatura se andiamo a sentire. Sentite come aumenta, ok? Ecco lì, un po' di stonatura ci sta. Beh ragazzi, questi parametri vanno ovviamente personalizzati e vanno imparati e sperimentiamo sempre, sperimentiamo. Mentre il parametro order praticamente smorza le note, agendo come un filtro passa basso. Andiamo ad ascoltare. Sentite come si smorzano? Ok? Quindi agisce proprio come un filtro. Ogni suono ha bisogno di una forza e questo è proprio il parametro che vediamo in questo momento, ok? Segnato dal mouse. Questo parametro aggiunge rumorosità e armoniche più nitide. Praticamente è un arco virtuale che agisce su questi atomi e su queste particelle, facendo della pressione. Andiamo a sentire cosa succede. Sentite come preme? Si vede anche ovviamente dalla parte visuale cosa succede. E la parte visuale è quella che poi rende di più. Questo parametro qui che non so come si pronuncia e quindi per fare brutte figure ne faccio già tante, quindi evitiamolo. E questo produce praticamente un suono più brillante. Io a quanto ho capito è come mi avvicinassi al ponte del violino, ok? Mi avvicino più al ponte. Quindi andiamo a sentire, tanto il suono ovviamente diciamo parla, ok? Più di 1000 parole. Ok, sentite come... Ok. Ma non è brillante, però diciamo che lo smorza anche un po'. Adesso non so come definire questo qua, però diciamo che tutti questi parametri, ragazzi, sono interessantissimi. Interessantissimi.
Il parametro drive possiamo intenderlo proprio come un effetto overdrive, praticamente enfatizza il suono, lo fa diventare un po' più duro, ok, come almeno a sentirlo. Quindi adesso andiamo a sentire e poi facciamo un po' di, come dire, lo commentiamo un attimino. Sentite che ok, proprio un drive, quindi enfatizza il suono e lo rende molto molto più duro. L'ultimo parametro di questa schiera è proprio questo filtro passa basso, il classico filtro risonanza. Andiamo a sentire. Sentite come, ok, come agisce così. Quindi abbiamo, ovviamente possiamo usare anche il filtro del FO e poi in Dentro Motion abbiamo un sacco di altri parametri. Qui in basso abbiamo una serie di parametri globali, quindi agiscono tutti sul suono. Iniziamo con la possibilità di cambiare ottava. Qui invece cambiamo lo stile, praticamente quante masse devono agire tra di loro e come si devono comportare. E vediamo, abbiamo 4 posizioni. Lo vediamo anche dalla visuale, no? Dall'immagine che viene restituita. E poi abbiamo i due classici comandi attack, che serve ovviamente a delimitare il suono, quanto deve essere secco o deve essere, diciamo, iniziato a sentirsi graduatamente, scusate. E qua abbiamo il rilascio, che praticamente è il rilascio del suono. Sentite, più lo alzo e più lungo è il rilascio. Come vi ho accennato, tutto questo sistema è come fosse secondo me, io poi non vorrei sbagliarmi, uno strumento a corda, quindi abbiamo un arco che praticamente va avanti e indietro, ok? E questo, proprio questo parametro movimento determina sia diciamo quanto deve andare avanti e indietro con la metà ok, del parametro e quanto deve essere veloce, ok, questo movimento. Quindi se noi adesso mettiamo tutto a zero, io mi spiego malissimo ma così sentiamo meglio. Ok, vi rendete conto? Questo è la metà che va avanti e dietro l'arco e questo con quanta velocità va avanti e indietro. Poi abbiamo la catena per sincronizzare ovviamente tutto questo con la velocità dell'host, cioè sarebbe la velocità del nostro programma in questione. Adesso abbiamo GarageBand ovviamente e stiamo usando la velocità del clock, diciamo del tempo di GarageBand. Il parametro modulation praticamente fa una specie di coro, ok? Quindi abbiamo sempre due metà, una che agisce sulla quantità, diciamo che deve essere questa modulazione, e qua la velocità. Quindi andiamo a sentire, che è meglio. Ok?
magari facciamo così non ci confondiamo, ok? E abbiamo sempre qua sotto il parametro che possiamo sincronizzare il nostro effetto all'host, quindi in base alla velocità del clock che abbiamo impostato al tempo, così si comporta questo effetto. Abbiamo poi il riverbero, molto semplice da utilizzare. Praticamente l'asse X aumenta il riverbero, invece l'asse Y stimola un po' una stanza, no? La stanza piccola giù, una stanza grande su. Quindi andiamo a sentire un po' cosa produce. Ok? Quindi molto interessante, perché tutti questi parametri poi miscelati tra loro praticamente hanno una resa pazzesca. Ultimo parametro, l'output, praticamente decide il volume di tutto. Questo è molto semplice da utilizzare. Bene, avete sentito che suoni, ragazzi, cosa si può fare con tutti questi parametri. Ovviamente un ringraziamento ancora una volta al team di Baby Audio per avermi donato questa valanga di plugins, quindi le porterò tutti sul canale piano piano. Avete sentito, avete visto, quindi ragazzi sperimentate, andatevela a comprare, tanto costa poco, non costa tantissimo questa plugin, mi sembra ne arriviamo neanche a 30 euro, quindi vale la pena di scoprire nuovi suoni se siete dei producer, ok? Quindi detto questo, ragazzi, mi raccomando, condividete questo video che mi fate crescere, e crescendo ovviamente arrivano brand, quindi quello è scontato, no? Come dire. E in ultimo iscrivetevi al canale, ragazzi, sempre la stessa canzoncina, faremo un jingle una volta, una canzone, così almeno non vi stancherò più con la mia voce a chiedervi questo, ovviamente. Sapete che l'iscrizione a voi non costa nulla e a noi creator fa ovviamente andare ad uno scalino un po' più in su. Quindi vi ringrazio per tutto l'affetto che mi dimostrate e ci vediamo al prossimo video.